Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video vi illustrerò come risolvere il problema dei termosifoni che si scaldano solo a metà, cioè caldi sotto e freddi sopra. Il problema è dovuto alla presenza di aria nel circuito dei termosifoni. L'aria impedisce il giusto scorrimento dell'acqua calda. Prima di darvi la soluzione vi consiglio di guardare fino alla fine il video perché vi spiegherò esattamente il perché avviene questo accumulo d'aria nell'impianto. Per ora passiamo alla soluzione. La prima cosa da fare è accendere la caldaia per 15-20 minuti per farla arrivare al regime normale. Poi la spegniamo e lasciamo riposare il tutto per un 10-15 minuti in modo che tutta l'aria che circola mischiata all'acqua si separi dall'acqua e torni in superficie, l'acqua sotto e l'aria sopra. Passati questi 15 minuti, prendiamo un contenitore idoneo, meglio col manico che è più comodo, e andando a questa valvolina, questo altro non è che un piccolo rubinetto posto in alto, andiamo a svitare lentamente. È importante questo particolare. Non bisogna aprire tutta la valvolina, se apriamo tutta esce un sacco di acqua anche e non è corretto, bisogna far uscire solo l'aria. Quindi svitiamo lentamente, dovremmo sentire un sibillio dovuto all'aria che esce e poi alle prime gocce di acqua chiudiamo. Non è necessario far uscire tanta acqua. Nel mio caso non uscirà aria perché l'impianto è stato rifatto da poco, quindi non ha presenza di acqua, però facciamo una simulazione, apro, dovrebbe uscire aria, ecco, a me esce subito acqua, alle prime gocce chiudiamo, vuol dire che non c'è aria nel circuito. Facciamo finta che sia uscita dell'aria, poggeremo il contenitore dell'acqua che abbiamo spurgato e ci dirigiamo alla caldaia. Vedete? Questa lancetta rossa nel tipo di caldaia che ho io indica la giusta pressione di 1,6 bar. Quella bianca dovrebbe coincidere con quella rossa. Come abbiamo fatto lo spurgo poco fa, l'acqua nel circuito è sceso perché abbiamo tolto l'aria occupava volume e quindi adesso l'acqua è scesa di livello. A seconda del tipo di caldaia ci deve essere un rubinettino che serve a reimmettere acqua nel circuito chiuso dei termosifoni. Ogni caldaia è fatta a modo suo, quindi vi consiglio di farvi istruire dal vostro tecnico dove si trova il vostro rubinetto. Nel mio caso è questo qua. Adesso sentite, apro, si sente l'acqua, questa è acqua che viene dalla condotta che sta riempendo il circuito. Quando arriverò di nuovo in linea con la lancetta rossa, avrò ripristinato il giusto livello nell'impianto. Ecco, chiudiamo, diamo un colpetto, ecco, ci siamo. La procedura svolta nel termosifone lo faremo su tutti gli altri. Adesso vi spiego il perché si creano queste bolle d'aria nel circuito dei termosifoni. Allora, un circuito dei termosifoni è un circuito chiuso. L'acqua che circola dalla caldaia al termosifone torna sempre indietro, quindi teoricamente non dovrebbe mai essere aggiunta. Va messa l'acqua nel circuito solo la prima volta che si installano i termosifoni o quando si fanno dei lavori particolari che va svuotato l'impianto. Però negli anni, per una fisiologica erosione dell'acqua nei confronti della ghisa dei termosifoni, dei tubi di rame, di alluminio, eccetera, si formano delle bolle d'aria, ma ci vogliono davvero molti anni a formare queste microbolle e diciamo che ogni 7-8 anni si potrebbe formare un piccolo cuscinetto d'aria. Quello è una cosa fisiologica che va spurgata e rimessa l'acqua. Perché vi dico, ho insistito prima che va fatto solo poca acqua? Perché spesso l'acqua di questo circuito chiuso è un'acqua che viene addizionata quando viene installata con degli additivi che rallentano la corrosione dei termosifoni, eccetera, dell'impianto. Quindi se noi andremo a svuotare eccessivamente,
buttiamo via anche una buona parte di questo liquido preparato apposta e rimetteremo solo acqua potabile nell'impianto, che è un'acqua ricca di sali minerali, pronta a corrodere nuovamente l'impianto, quindi a sviluppare ulteriori bolle di gas. E questo, diciamo, è la causa normale della formazione di aria e non ci possiamo fare nulla, perché negli anni si corrode un po' e fa quelle bollicine d'aria, che non sarebbe neanche aria, ma sarebbe idrogeno. Però non addentriamoci troppo nel discorso della reazione di elettrolisi che avviene all'interno dei metalli. Ma la causa più comune della presenza di aria nei termosifoni è purtroppo che il circuito chiuso che prima ho menzionato non è più tanto chiuso, quindi da qualche parte abbiamo delle perdite, o intorno a una valvola, o negli elementi, o in qualche elemento presente all'interno della caldaia. Quindi il circuito che fa? Butta qualche goccia d'acqua e aspira aria. Di conseguenza avremo sempre termosifoni gonfi di aria. Quindi se periodicamente vi ritrovate nella situazione di dover fare questa procedura, di svitare e togliere aria, vuol dire che il vostro impianto non è più a tenuta. Quindi o ci sono vecchi tubi, soprattutto se l'impianto ha parecchi decenni sopra, tipo una volta i tubi erano in metallo, in ferro e arrugginivano, come è successo a me. Avevo delle perdite dovevo sempre fare lo spurgo dell'aria, poi rifacendo l'impianto ho notato che i tubi erano marci e quindi entrava aria da tutte le parti. Quindi quando questo problema si presenta con una certa ciclicità, dovete contattare assolutamente un tecnico che vi dice che vi controllerà l'impianto perché non è una cosa tanto salutare per l'impianto, né per rimettere sempre acqua pulita non va bene, né per i termosifoni, né per l'impianto, né per la caldaia, perché come ho detto prima immettiamo un'acqua della condotta che non è preparata per il circuito. Fintanto che si tratta di un piccolo rabocco, ci può essere anche il caso di una micro perdita e, non so, una volta all'anno rimettiamo 2-3 litri di acqua. Potrebbe anche essere sopportabile, ma questo deve decidere sempre il tecnico se è il caso di intervenire o no. Quindi mi raccomando, valutate voi attentamente il perché vi succede questo inconveniente. In genere non deve succedere, se succede perché l'impianto non è più a tenuta. Consigliatevi con il tecnico per sapere dove si trova nella vostra caldaia il rubinetto di carico dell'acqua e per eventuali problemi, perché l'inverno è alle porte, quindi è meglio farci trovare con una caldaia pronta che poi avere freddo e avere i termosifoni a bizzona, fuori sopra freddi e sotto caldi. Se il video ti è piaciuto mi raccomando iscriviti al canale, metti un like e condividi, grazie.